Quando pensiamo al Ferragosto ci vengono subito in mente il sole, le famiglie che si ritrovano, tanto buon cibo da condividere, gli amici e magari una giornata passata senza stare a guardare ogni ora l'orologio. Ma le feste non sono uguali per tutti. C'è chi oggi è circondato dalle persone che ama e c'è chi invece sentirà profondamente la mancanza di qualcuno che vorrebbe tanto avere accanto a sé. E forse è proprio questo il punto. Anche se è un giorno di festa, quello che abbiamo nel cuore resta sempre con noi. Non possiamo lasciarlo dietro la porta, solo perché sul calendario c'è scritto Ferragosto. Eppure in giornate come questa sembra quasi che ci venga chiesto per forza di essere felici. Basta guardare il telefono, scorriamo un po' sui social e vediamo spiagge bellissime, sorrisi a gogo, tavole, famiglie felici e così senza accorgercene rischiamo di confrontare la nostra vita con quelle immagini. Ma una fotografia racconta solo un momento. Non ci dice cosa è successo un attimo prima e cosa succederà un attimo dopo. Non racconta una preoccupazione nascosta dietro un sorriso o semplicemente non racconta una giornata che stiamo vivendo come magari non avremmo voluto. Di certo è che la vita vera non sta tutta dentro una fotografia. La vita è più complicata, è più disordinata, è più imprevedibile. Perciò se il nostro Ferragosto non assomiglia a quello che vediamo sui social, non significa che abbia meno valore. Noi non dobbiamo, secondo me, e non possiamo essere felici a comando, perché ognuno di noi è unico. Ed è proprio questa unicità che ci rende speciali. Quindi oggi, più che augurarci un Ferragosto perfetto, potremmo augurarci un Ferragosto sereno, un Ferragosto gentile, un Ferragosto vero, un giorno in cui riuscire a fermarci un attimo e ad apprezzare quello che abbiamo piuttosto che le nostre mancanze. Un giorno in cui non andare a cercare appunto ciò che ci manca, ma essere grati per quello che ci circonda. Perché a volte anche la cosa apparentemente più piccola, che noi diamo per scontata, può avere un valore inestimabile. E se oggi siamo vicino alle persone care, proviamo ad esserci davvero con il cuore, con il corpo e con l'anima. Guardiamoci un pochino di più negli occhi, ascoltiamoci e cerchiamo di vivere l'attimo senza la fretta di passare subito al dopo. Poi a fine serata non importa se la casa non sarà più in perfetto ordine, se il pranzo non sarà riuscito come magari avremmo voluto, o se ci sarà stato un ospite che come al solito sarà arrivato in ritardo, perché forse un giorno, quando ci guarderemo indietro, saranno proprio queste piccole imperfezioni a farci sorridere. E poi se vogliamo fare qualche foto durante la giornata, facciamole pure, ma poi mettiamo via il telefono, mettiamolo da parte, perché io credo che non tutto quello che vale la pena di ricordare deve diventare per forza uno scatto. E se nel bel mezzo della giornata ci viene alla mente qualcuno che pensiamo essere solo, non esitiamo a chiamarlo. Facciamoci sentire, perché bastano poche semplici parole, un semplice ti ho chiamato perché ho pensato a te,
per accorciare le distanze o per alleviare il senso di solitudine. E allora, qualunque sia il modo in cui trascorreremo questa giornata di festa, il mio augurio è che riusciamo davvero a viverla senza confronti, senza pensare che se fossimo stati altrove il giorno di festa sarebbe stato più bello, e senza soprattutto aspettare che qualcosa cambi per riuscire ad apprezzare ciò che già abbiamo. In fondo, Ferragosto è solo un giorno, ma noi possiamo fare in modo che sia un giorno vissuto bene. Ed è questo l'augurio che do in primis a me stessa e a tutti voi. Buon Ferragosto!